Buongiorno a tutti e bentrovati qui su questo canale. Oggi ho il piacere di ospitare Alessandro Vidoni, geometra, sviluppatore immobiliare, investitore, opera nella zona di Udine, Friuli, Venezia Giulia e anche nella zona di San Daniele per la precisione. Attualmente il mio socio, forse l'avrete già conosciuto per altri video dove abbiamo parlato di tutti i guai dell'immobiliare. Ma oggi vogliamo un po' spostarci dall'argomento guai e parlare invece di operazioni interessanti e che hanno portato decisamente un ottimo rendimento. Oggi parleremo per la precisione della terza operazione immobiliare di Alessandro. Ma perché la terza operazione? Beh, la prima operazione che ha fatto, sempre in zona Udine, è stata un'operazione in cessione di preliminare. Quindi Alessandro ha iniziato già subito con una tecnica piuttosto avanzata e questo ci può anticipare già molto dello sviluppo della sua carriera. Poi ha continuato con un'operazione invece classica di compravendita e alla fine è arrivata alla terza operazione, che è un'operazione piuttosto particolare. Alessandro, ci vuoi raccontare perché? Sì, intanto, ciao Guido e ciao a tutti quelli che ci ascoltano. Allora, sì, la terza operazione, diciamo, è stata particolare, innanzitutto perché inaspettata, perché sostanzialmente la palazzina nella quale avevo fatto la mia prima operazione, la mia prima operazione era stata fatta al piano primo. Dopo circa 2 mesi dalla vendita e quindi dalla chiusura della mia prima operazione, sono stato contattato dal proprietario del terzo piano, il quale mi ha detto che ha ricevuto appunto il numero dall'altro proprietario con cui avevo operato e voleva chiedermi la cortesia di passare a vedere se potevo fare qualcosa anche per lui, insomma, perché stava cercando di vendere questo appartamento. Era un appartamento enorme, circa 200-230 metri quadri, se non ricordo male, un terzo piano senza ascensore, in una zona comunque abbastanza bella, quotata, però c'era appunto il limite della mancanza di ascensore e comunque era, pur essendo attico, diciamo, perché era un ultimo piano, aveva delle terrazze piuttosto strette ai tempi, mi ricordo. E praticamente come si è svolta la cosa? Ho detto, guarda, vengo a vedere, non sapevo bene nemmeno cosa aspettarmi. Fatto sta che arrivo e lui mi fa vedere appunto l'appartamento, parliamo, ci conosciamo e mi dice che c'erano state diverse agenzie a vederlo che gli avevano detto che così com'era era invendibile perché era molto grande, addirittura le spese condominiali erano parecchio alte, adesso non mi ricordo quanto, però era un centralizzato con diverse dispersioni. E quindi sostanzialmente le agenzie gli avevano detto che sarebbe stato molto molto difficile da vendere così com'era e gli avevano proposto di dividerlo e mi ricorderò ancora, me lo ricorderò per sempre, forse ce l'ho ancora da qualche parte. Uno gli ha fatto un progetto in cui gli ha sostanzialmente, questo un'agenzia immobiliare che non conosco per fortuna, ecco. Non faremo nomi. Non faremo nomi, ma comunque non la conoscevo perché non so chi è stato, però mi ricordo benissimo di questo progetto che gli ha lasciato in cui era prevista una camera senza la finestra, cioè aveva trovato un modo di suddividere, gli aveva scritto camera e non c'era la finestra e non c'era nemmeno la possibilità di aprirla, peraltro. Comunque, vabbè. Benissimo. No, no, perfetto. Ecco, a parte questo, insomma, e diciamo che l'idea che mi è venuta subito, appunto, al primo momento, che poi era quella che di base era partita già all'agenzia, è stata sì quella di frazionare nel modo corretto e diciamo sono stato molto avvantaggiato dal fatto che avendo operato al piano di sotto conoscevo già benissimo la disposizione della palazzina, quindi sapevo già dove sarebbe potuto venire il nuovo bagno, dove si poteva passare con i tubi di scarico, quindi immediatamente mi ricordo che avevo avuto l'illuminazione, che poi non hanno illuminazione, però sapevo già come avrei voluto dividere quell'appartamento. Per cui gli ho detto sostanzialmente la stessa cosa, gli ho detto guarda, facciamo 2 bicamere da circa 100-110 metri quadrati l'uno, venivano molto grandi, e li vendiamo separatamente. È una zona in cui c'è molta richiesta, è chiaro, è un terzo piano senza ascensore, però facendo questa operazione qua, peraltro gli ho proposto di farla in modo che lui fosse, come dire, l'investitore di se stesso, perché poi c'era anche la questione delle detrazioni fiscali a cui lui poteva come dire,
poteva ottenere queste detrazioni in quanto proprietario. Per cui gli ho preparato un progetto di massima, ho preparato un conto economico di massima, gli ho fatto vedere le cifre sulla base dei prezzi di mercato. Era una zona che io conoscevo molto bene perché era quella che avevo mappato per mesi e mesi, per cui inoltre avevo già venduto nella palazzina, per cui avevo veramente i prezzi di mercato reali. Quindi gli ho fatto vedere il business plan, gli ho fatto vedere che i conti stavano in piedi, che lui avrebbe avuto un ottimo ritorno anche da un punto di vista delle detrazioni, oltre che poi dalla vendita. E quindi lui è stato d'accordo e l'operazione ha cominciato a prendere forma, insomma. Ecco. È una storia molto interessante, perché poi raccontare le operazioni sembra tutto semplice, perché poi dici: "Ah, ho fatto questo, questo e questo, è andato tutto bene, abbiamo venduto, abbiamo fatto un bel margine". Però scomponendo l'operazione nei suoi, come dire, nelle sue parti più piccole, diciamo così, si riesce a mettere insieme il filo di tutti gli eventi che poi ti hanno portato a questa operazione. Beh, e io partirei proprio dalla prima cosa, ovverosia il fatto che tu già avevi fatto forse la prima operazione immobiliare in quel palazzo, quindi comunque avevi già venduto, ti eri già fatto conoscere e in qualche modo le persone si sono ricordate di te, perché mi sembra che è così che sia andata, no? Quindi alla fine hai ricevuto sostanzialmente una segnalazione da parte non di un professionista, ma di una persona che si era trovata bene a lavorare con te. La seconda cosa che mi ha colpito della storia è che comunque tu hai avuto l'illuminazione, ecco, nel senso che comunque sei riuscito immediatamente a capire che era possibile fare i bagni per via della presenza dei tubi di scarico e anche per via del fatto che comunque l'appartamento prendeva tutto l'ultimo piano, se ricordo bene. E anche c'è da notare in questo caso che comunque le tue competenze tecniche non sono state un limite per operare, perché molto spesso quando si ha un certo tipo di mentalità, magari molto tecnica, si tende più che altro a vedere le cose sempre in un certo modo. Tu invece, avendo anche già una mentalità imprenditoriale da sviluppatore immobiliare, sei riuscito subito a vedere che comunque c'era del potenziale per frazionare. Peraltro il potenziale di frazionamento già era stato visto dalle agenzie, ma tu hai fatto quello step aggiuntivo in cui hai preso un progetto ovviamente sbagliato, con una stanza senza finestra, e sei riuscito comunque a tirare fuori comunque due ottime soluzioni immobiliari. Ecco Ale, una cosa che non abbiamo detto per non fare clickbait all'inizio, non l'ho detta io e non l'hai detta neanche tu, ma questa è stata a tutti gli effetti un'operazione senza soldi, e ci vuoi spiegare perché e come sei riuscito a convincere anche il proprietario e se ci sono state delle difficoltà? Sì, allora, in questo caso devo dire che inaspettatamente anche per me è stato più semplice del previsto, nel senso che il proprietario, benché una persona anziana, perché ai tempi aveva credo già un 75 anni questo signore, si è, come dire, prestato in maniera, cioè dopo che lui ha visto il mio progetto e ha visto il mio computo metrico con appunto con il conto economico, scusami, dell'operazione, lui sostanzialmente ha capito subito la potenzialità e appunto aveva la proprietà di questo immobile che era stato affittato fino a poco prima, quindi insomma aveva una certa liquidità probabilmente. Pertanto si è, come dire, un po', probabilmente gli ho fatto, come dire, una buona impressione, un po' il fatto che il proprietario del piano sotto gli aveva parlato di me e quindi nella palazzina avevo già venduto, per cui c'era un qualcosa di reale da mostrargli, non è che gli stavo proponendo fumo, come dire. Gli ho detto: guarda, il piano sotto, il ragazzo che ha comprato da me, perché ho ristrutturato io. Per cui questo insieme di cose, col conto economico che stava in piedi, ovviamente, perché lui doveva vedere che lui aveva un guadagno in tutto questo, lui ha deciso di affidarsi e di partire. E quindi l'accordo era stato che io appunto non avrei chiesto, come dire, soldi fino alla conclusione dell'operazione, e fintanto che non gli avessi fatto vedere che l'operazione sarebbe andata in porto bene. Ecco, gli ho chiesto forse solo una piccola somma per pagare di rimborso spesa all'inizio, però poi l'accordo era che appunto avremmo concluso alla fine. E lui è stato d'accordo, insomma,
e alla fine questa cosa è stato ricompensato, ecco, da questa decisione, e io anche. Certo, certo. Mh. La classica operazione a ROE infinito, come come si suol dire, Esatto. Sì, e mi vien da dire che, cioè, perché uno è spesso si è tentati, come dire, di vedere un'operazione immobiliare che deve essere fatta nel modo standard, no, quindi in qualche modo io acquisisco l'immobile, che sia in cessione, che sia in acquisto, che sia vincolarlo in qualche modo, e faccio l'operazione. Invece ci sono dei casi in cui può succedere anche senza tutto questo, cioè solo mettendo a disposizione le tue competenze nei confronti di qualcuno che o è proprietario di un immobile o comunque c'ha appunto la disponibilità economica per sostenere le spese per acquisire l'immobile, e l'operazione si fa, insomma, ecco. Quindi questo certo. è secondo me una cosa, che è stata interessante anche per me quella volta, perché appunto la mia idea era: no, devo sempre avere tutta la liquidità per poter fare operazioni, invece no, non è sempre vero. Anche perché in questo caso comunque non ce l'avresti fatta a sviluppare un'operazione di questo tipo No, completamente da solo. esatto, sicuramente A no. maggior c'è Mh-mh. stato sicuramente un pizzico di fortuna, ma Mh. come dice qualcuno, la fortuna è un'abilità, ecco, un'abilità che consiglio a tutti, poi non soltanto fortuna, perché è soltanto l'inizio quello, ma c'è stata anche la capacità di interpretare bene la situazione, giocava sicuramente a tuo vantaggio il fatto che avessi venduto lì, ma comunque tu sostanzialmente ti sei sostituito a buona parte degli operatori, diciamoci la verità, perché sostanzialmente hai fatto il lavoro poi dell'agenzia migliorando il progetto, e non anticipiamo anche l'altro alla parte finale, ma hai fatto anche un lavoro di, analisi, quindi un lavoro progettuale, un lavoro finanziario in cui hai presentato anche un documento, e hai avuto anche, fortuna, ribadiamo, di trovare una persona che comunque, sebbene anziana, e quindi idealmente si potesse pensare che magari potesse essere meno interessata a sviluppare un'operazione di questo tipo, invece è stata perfettamente in grado di capire i numeri, la bontà dell'operazione, e per finire anche di fidarsi di te, ecco. E trovo anche interessante che questa è una situazione che ti è capitata e sicuramente sei stato in grado di cogliere, ma è interessante anche vedere come a volte c'è sempre il rischio di sviluppare sempre la stessa operazione immobiliare fotocopia. Questo è un qualcosa attraverso cui siamo passati un po' tutti, facciamo il bicamere, continuiamo a fare il bicamere a tempo indeterminato, ecco, a meno che poi non abbiamo, come dire, la voglia di sperimentare, perché poi l'immobiliare offre veramente tante opportunità di fare. Ho visto persone che hanno fatto operazioni immobiliari comprando 1/8 di appartamenti, oppure nude proprietà, riuscendo comunque a risolvere, acquisendo anche l'usufrutto una volta che avevano già la nuda proprietà. Insomma, ci si può sbizzarrire, questo è anche un ottimo modo per ampliare la visione e vedere anche operazioni dove sembrerebbero non esserci. E peraltro la tua storia è anche molto di ispirazione, perché è una storia effettivamente senza soldi. Ecco, quando si parla di operazioni senza soldi, ricordiamolo sempre che qualcuno i soldi li deve mettere. Quando si parla di operazione senza soldi, probabilmente sei stato tu a non metterci soldi, ecco, Esatto. che comunque va bene. E poi, Alessandro, un'altra cosa interessante, parlando anche del pacchetto completo che hai offerto al proprietario, al venditore, è stato anche il fatto che comunque hai gestito praticamente tutto dalla A alla Z, non ti sei fatto mancare niente, se ricordo bene. Sì, esatto, esatto. Un po', vabbè, un po' devo dire la verità, cosa mi piaceva, nel senso che mi ero proprio preso un po' a cuore questa operazione, avevo deciso che volevo farlo guadagnare anche lui, perché gliel'avevo promesso, insomma, ecco, quindi sarebbe stato, come dire, anche brutto arrivare alla fine in cui lui magari avesse ottenuto meno di quello che gli avevo prospettato. Per cui, non mi sono non ho voluto nemmeno passare tramite le agenzie immobiliari, per cui gli ho seguito anche la vendita, l'ho aiutato insomma a pubblicare l'annuncio, ho preparato gli annunci, i portali, addirittura avevo fatto dei volantini seguendo un po' le tecniche
che vengono spiegate, adesso non mi ricordo dove, però avevo letto da qualche parte che un ottimo metodo era preparare dei volantini e distribuirli lungo la via nella quale operi, quindi distribuirli un po' nelle cassette avvisando che stai mettendo in vendita, perché spesso ci sono genitori o qualcuno che insomma vuole comprare la casa per il figlio, per il parente vicino a lui. E niente, quindi avevo fatto questi volantini, li ho lasciati un po' nei bar, un po' nelle cassette delle lettere e in più appunto tutta la parte online della pubblicità e niente, quindi a lavori ultimati poi abbiamo fatto, ecco, una cosa che non ho fatto in quel caso è stato l'home staging, perché ai tempi ancora non li facevo. Probabilmente se l'avessi fatto sicuramente avremmo potuto migliorare ancora ulteriormente il risultato dell'operazione col senno di poi, però l'operazione in ogni caso in 2 mesi e mezzo circa abbiamo ritirato le offerte per entrambi gli appartamenti, per cui insomma mi ricordo che anche lui era molto stupito di questa cosa ed era stato contento e io più di lui insomma, ecco. Sì, sì, sì. Era un periodo completamente diverso, eravamo molto, molto prima del Covid, c'era un mercato che ancora stentava per quanto riguarda il numero di compravendite, era anche piuttosto difficile identificare il prezzo di rivendita corretto di un immobile ristrutturato, perché non c'era il fermento che invece si sta avendo in tempi più recenti, in cui comunque si hanno diverse persone che hanno iniziato a sviluppare operazioni immobiliari. Secondo me fa anche bene al mercato perché, come dire, dà una minore variabilità, soprattutto per quanto riguarda i prezzi di mercato. La cosa che mi ricordo di quell'operazione, Ale, dell'operazione al primo piano, è che poi, se ricordo bene, erano successe 2 cose divertenti, però vado a memoria perché è passato tanto tempo. La prima è che col senno di poi mi sembra che avessi detto che avevi venduto ampiamente sotto prezzo di mercato. E la seconda è che appena venduto è entrato l'acquirente, mi sembra, ha buttato giù una parete. Ricordo bene? Sì, ricordi benissimo. Tra l'altro quell'operazione lì che appunto, quella che stai descrivendo, è la prima operazione che ho fatto, quella al piano primo. Quella lì mi è servita un po' anche da benchmark per appunto poi la vendita di questo qua che abbiamo frazionato, no? Nel senso che quello lì io ero ignaro cioè non ignaro, avevo fatto tutte le mie stime, però l'operazione era talmente buona che io mi ero tenuto molto basso per la paura di dover vendere velocemente, e tant'è che quello l'avevo venduto in un giorno ed era un tricamere. Tu considera Venduto in un giorno e tu considera che i piani sopra, questi qua che ho frazionato, sostanzialmente li ho messi a un prezzo di vendita praticamente più alto del erano dei bicamere, li ho messi a un prezzo più alto di quello che avevo venduto al piano primo tricamere e li ho venduti, vabbè, in 2 mesi insomma, ecco, quindi dei bicamere venduti a un prezzo più alto di un tricamere, però a un terzo piano senza ascensore, per cui avevo decisamente sbagliato il prezzo di mercato, ecco, nella mia prima operazione, per cui per fortuna prima operazione la prima operazione è sempre così, insomma, si vede che comunque avevi acquisito bene perché eri stato in grado poi di far quadrare tutto. E poi mi sembra, sempre qui stiamo parlando, faccio un breve riepilogo perché magari abbiamo generato involontariamente confusione. Stiamo parlando della prima operazione di Alessandro, che era al primo piano di questa palazzina sempre senza ascensore. Invece la terza operazione è al terzo piano ed è quella dei frazionamenti dei 2 Esatto. bicamere. Tra l'altro, una cosa che fa sorridere adesso, visto che è passato parecchio tempo, è che se ricordo bene, l'artigiano ti aveva fatto un preventivo per i lavori di ristrutturazione e tu eri tipo saltato sulla sedia dicendo: "Ma non è possibile, il preventivo è troppo alto", ecco. Ricordo bene questa storia? Sì, esatto. Sostanzialmente, vabbè, era l'artigiano con cui lavoravo più frequentemente e siccome l'appartamento, questa operazione di frazionamento stiam parlando, era molto grande anche in metrature, perché poi insomma si trattava di realizzare un muro che dividesse i 2 appartamenti e questo muro tra l'altro doveva avere delle caratteristiche di isolamento acustico anche, perché per normativa, ecco, questa cosa piccola chicca tecnica, insomma, quando si fraziona, non sempre, però in vari casi è previsto
l'utilizzo insomma di materiali isolanti, perché poi non deve esserci la trasmissione del rumore tra un appartamento e l'altro. E quindi insomma doveva avere delle caratteristiche. Poi c'erano da realizzare comunque delle varie pareti in cartongesso, vari controsoffitti, insomma c'erano tanti metri di opere edili da realizzare. E quando mi hanno mandato il preventivo, io ero abituato al trilocale, insomma, mi aspettavo qualcosa di più, però era una cifra che ai tempi mi aveva colpito, perché mi sembrava molto alta. E quando l'ho chiamato per chiedergli se fosse più sicuro di questa cifra, lui mi ha detto: ma cosa ti aspettavi? Guarda che son 2 appartamenti alla fine, no?" Quindi nella sua testa io continuavo a pensare a un appartamento, vabbè lo stavo frazionando, però nella mia testa era sempre un po' un appartamento molto grande, invece per lui no, eran proprio 2 appartamenti divisi, quindi ognuno con delle specifiche diverse, ed era uscito un preventivo molto importante che sulle prime mi aveva colpito. Col senno di poi, rifacendo bene i numeri, insomma, i numeri ci stavano, e niente, così poi ripensandoci mi vien da dire magari avere adesso i prezzi, ecco, di 4-5 anni fa, perché ripensandoci comunque la cifra era molto, molto competitiva rispetto ai prezzi attuali. Sì, Mh-mh. sì, sì. Sono aumentati parecchio i prezzi e quindi bisogna adottare nuove strategie poi per fare operazioni immobiliari, perché poi si è creato anche un po' una situazione paradossale in cui i prezzi comunque rimangono più o meno invariati, quantomeno dipende dalle città ovviamente, però mediamente rimangono invariati, comunque hanno retto all'aumento dei tassi di interesse che comunque adesso già stanno venendo ritoccati, però sono aumentati i prezzi, quindi in ottica di operazioni immobiliari può sembrare più difficile fare operazioni immobiliari. In realtà non è esattamente così, bisogna semplicemente cercare meglio le squadre, acquisire meglio, lavorare. Ovviamente è un mercato, sebbene lento, in continua evoluzione, e quindi l'unica certezza è che non si finirà mai di fare operazioni immobiliari, come anche nel tuo caso, perché poi il frazionamento è una delle prime tecniche che si può utilizzare, che permette comunque di dare dei ritorni veramente, veramente molto, molto importanti. E Alessandro, sempre tornando sul frazionamento, mi sembra che sia andato tutto liscio, però c'è una piccola particolarità che hai scoperto solo alla fine, e anche lì hai avuto un pizzico di fortuna. Non so se ho reso l'idea di che cosa sto parlando. Ah, puoi aiutarmi a ricordare, perché no adesso Il numero 3 può aiutare? ah sì, sì, giusto, sì, esatto. Ecco, questa è un'altra chicca tecnica, che qui ammetto il mio errore iniziale, nel senso che La prima volta hai fatto tutto alla stragrande, non poteva essere tutto perfetto. esatto. Diciamo che io, ero abituato insomma a progettare case nuove da zero, in cui si lavora, come dire, nel comodo, nel largo, e tutto quello che fai è nuovo sostanzialmente, quindi ti attieni a delle regole, sai che nel nuovo devi avere questo, questo, questo per poter costruire. Nel caso dei frazionamenti è leggermente diverso. Nel comune in cui ho operato, il comune di Udine, era previsto che se tu frazionavi dovevi avere quantomeno un posto auto per l'unità risultante, quindi tu potevi per esempio partire con un appartamento che non avesse posti auto, però se frazionavi dovevi trovare assolutamente almeno un posto auto per poter frazionare, da assegnare a uno dei due nuovi appartamenti. Questo è quello che prescrive il comune. Questo posto auto poteva anche essere nel raggio di una certa distanza dall'appartamento, insomma adesso non ricordo esattamente quanto. Però la questione è questa: che io ho presentato il progetto al comune per il frazionamento, perché il frazionamento era previsto, però ho omesso di indicare la questione dei posti auto, che ai tempi io non sapevo fossero necessari per poter frazionare. Quindi il comune dopo alcune settimane mi ha scritto una lettera dicendo che andava tutto bene il progetto, però dovevo dimostrare di avere questi posti auto. E io, per fortuna che il proprietario di casa era proprietario di ben 3 posti auto in quella palazzina, e Mh-mh. quindi siamo riusciti agevolmente a risolvere il problema. Però
ammetto che è stata una svista quella volta, quindi non avevo considerato questa cosa semplicemente. Quindi se non avessimo avuto quei posti auto, avremmo dovuto, per poter portare avanti l'operazione, trovarne uno. Quindi o comprarne uno in zona, poi vabbè, mi sembrava che la distanza fosse tipo 200 metri, quindi c'è la possibilità anche di acquistare non proprio sotto casa. Però era una cosa che era obbligatoria, altrimenti non mi avrebbero concesso il frazionamento. Non era possibile riscattare, monetizzare i posti auto. Beh, in che senso dici monetizzarli? Cioè, Dipende da comune a comune. In alcuni comuni è obbligatorio avere proprio il posto auto, il garage. In altri comuni si pagano gli oneri di urbanizzazione, paghi praticamente una quota che riguarda praticamente la metratura minima del posto auto, che poi non avrai, ma vai sostanzialmente a sì. pagare No, le imposte. sì, ho capito cosa intendi. No, in questo caso non era previsto perché era proprio legato al numero minimo di abitanti. Cioè, il ragionamento è questo: se io fraziono, creo una nuova unità abitativa, quindi presumo che si insedierà un nuovo nucleo familiare in città, e se non ho il posto auto che lo copre, mi crea ingorgo stradale. Questo è il problema. Cioè, mi crea un posto in più, uno in più che parcheggia sulla strada. E questo è il concetto del loro ragionamento, insomma. Certo. Quindi sarebbe stato davvero un bel problema, ecco, se non ci Sì, fossero stati. sì, se non ci fossero stati, sì. Quindi per fortuna si è risolto, lui ne aveva tantissimi, anzi, Addirittura 3, neanche 2. credo che alla fine uno se lo sia pure tenuto, cioè abbia venduto i 2 appartamenti, quei 2 posti auto, uno se l'è tenuto per sé, così, non lo so. Ha continuato a marginare. Sì, esatto. Senti Ale, a proposito sempre di frazionamento, che può essere utile, perché insomma siamo entrati nelle questioni più vive che toccano poi chi è interessato a fare operazioni immobiliari e chi vuole fare operazioni immobiliari di frazionamento. Quali sono i problemi, a tuo avviso, che si possono riscontrare durante un frazionamento, oppure che hai proprio tu riscontrato durante questo frazionamento? Beh, allora sicuramente, vabbè, io da tecnico rispondo alla parte tecnica, cioè questa secondo me è la cosa principale da verificare, perché ci sono tantissimi immobili anche molto grandi che magari a prima vista sono frazionabili, però poi entrando nel merito delle scelte tecniche ti accorgi che non è proprio così agevole. Che non vuol dire che non si possa fare, però non è detto che magari mi stia all'interno del conto economico che mi sono prefissato. Ad esempio, quella che dicevamo prima, no? La questione degli scarichi, alcune volte si può fare, però è talmente magari costoso realizzare una controparete lunga per portare lo scarico, poi perché si presenta anche il problema, che è una cosa che a me non piace tanto, che poi ti ritrovi magari a fare delle cose in cui gli scarichi devono passare dietro la controparete del vicino. Che è chiaro che poi diventa, come dire, diventa linea di scarico condominiale, però sì, se un domani c'è bisogno di manutenzione o qualunque cosa, devi bussare al vicino e dirgli: oh, guarda che perde lo scarico, non scarica, e magari gli devi aprire il muro di casa sua, cose del genere. Insomma, ne ho viste Certo. fare anche di queste, per cui io direi la parte tecnica sicuramente, quindi verificare che sia possibile farlo da un punto di vista tecnico, e poi anche ovviamente la parte condominiale, quindi che sia possibile appunto aprire la seconda porta e che il condominio permetta di poterlo fare. Sulla questione dei in quel caso non c'era problema, anzi l'amministratore era stato molto, gli era anche piaciuta l'idea, per cui aveva anche collaborato, mi ricordo, poi nel calcolo dei nuovi millesimi di proprietà e quant'altro. E quindi sì, direi sicuramente parte tecnica inizialmente e parte condominiale, quindi che sia permesso in anticipo dal condominio o perlomeno che non sia espressamente vietato. Quindi una chiamata all'amministratore, una mail, assolutamente sono sempre da fare. E poi sì, direi queste cose qua, ecco, insomma, principalmente. Quindi avere un buon tecnico che ti consigli e avere l'autorizzazione da parte del condominio. Certo. Bene, per quanto riguarda la parte tecnica, direi che siamo a posto. Abbiamo fatto un'ottima panoramica su tutte
su tutte le situazioni più rilevanti che potrebbero verificarsi. Però è emersa anche una cosa interessante da un punto di vista commerciale, ovverosia, visto che voi comunque avevate comunque una buona metratura, perché si parlava di oltre 200 metri quadrati, potevate scegliere se fare tagli diversi sostanzialmente. Come mai avete scelto di fare 2 bicamere invece di un bicamera, un tricamera oppure 3 trilocali? Questa è una domanda interessante. Allora, col senno di poi ti dico, probabilmente avrebbe avuto ancora più ed era fattibile, sarebbe stato, secondo me ancora più redditizio fare 3 bilocali grandi, probabilmente. Però, la scelta è ricaduta sul fatto che comunque i tagli di bicamere ai tempi erano quelli che andavano di più, cioè per la maggior parte si vendevano trilocali, bicamere in quella zona. E quindi diciamo era anche quello più semplice da un punto di vista tecnico da realizzare, per cui abbiamo detto ok, facciamo che spendiamo un po' meno di ristrutturazione, anche se guadagniamo un po' meno dopo la rivendita, però ci semplifichiamo un po' la vita in questo senso. E quindi abbiamo detto, visto che l'operazione comunque aveva un margine interessante per lui, l'idea è ricaduta sul fatto di dare dei bicamere molto grandi, perché eravamo sui 105 metri quadri l'uno più o meno, a una cifra però molto, molto concorrenziale rispetto ad altri, per cui riuscivamo a mantenere un prezzo un po' più basso. Ok, eravamo al terzo piano senza ascensore, quindi con tutti i limiti del caso, però comunque siamo riusciti a tenere un prezzo più basso, e tant'è che poi alla fine i nostri clienti sono stati sempre, entrambi, sono stati 2 coppie con un bambino piccolo, che anche lì, pensandoci, non è proprio così scontato, perché essendo un terzo piano senza ascensore, però loro ci hanno detto guarda, a noi la cifra interessa, abbiamo la seconda camera per il bambino, chi se ne frega di farci un po' di rampe di scale. Ecco, questo anche per dire che non è sempre così scontato che uno, se ha un bambino, insomma, non possa andare al terzo piano. Per cui sì. Diciamo è Assolutamente. stata un po' la soluzione più comoda e veloce, ecco, mettiamola così. Probabilmente non la più redditizia. No, però ma l'importante Mh-mh. che poi era, come dire, far quadrare tutto, ecco. Non Sì. è detto che poi magari proponendo un progetto diverso al proprietario magari l'avesse accettato, oppure se aumentavano i costi magari potevano crearsi ulteriori dubbi che magari prima non c'erano. Quindi Mh-mh. l'importante è stato sicuramente chiudere l'operazione. Aggiungo solo che, forse è evidente, forse no, però nel caso del frazionamento, l'appartamento risultava invendibile, quantomeno secondo l'agenzia, per probabilmente la combinazione di piano alto e alta metratura. Quindi non è questo il caso, ma comunque in linea di massima, più è il piano alto e più diminuisce la metratura dell'appartamento, più si risolvono tutta una serie di problemi, tra cui ad esempio il fatto della mancanza di un posto auto, oppure il fatto di dover fare le scale, perché cambia totalmente target di acquisto. Qui già nel caso di un bicamere è venuta una famiglia con bambino, che era un target Mh-mh. inaspettato, ma non troppo, perché comunque gli appartamenti erano belli e venduti anche a un ottimo prezzo. C'è anche da considerare che si risolvono un sacco di problemi frazionando banalmente anche le spese condominiali. Le spese condominiali per un appartamento di 220 metri quadrati possono essere insostenibili per una famiglia, soprattutto per un appartamento magari senza ascensore, quindi che comunque ha già dei limiti evidenti. Chiaramente se si fanno 2 o addirittura 3 appartamenti si, fraziona questo importo e diventa molto più sostenibile poi per i potenziali acquirenti, Mh-mh. ecco. Esatto. Quindi in questi casi, soprattutto frazionamenti per i piani alti senza ascensore, possono offrire ottime opportunità, perché magari si acquista a un prezzo scontato per via comunque della mancanza di ascensore, che comunque sconta parecchio il valore, e poi si rivende, come dire, si divide la torta in più fette, ecco, la torta immobiliare in più fette, e si riesce a marginare come se l'ascensore non fosse neanche più un problema.
Esatto. Va benissimo, dai Ale, detto questo io ti ringrazio veramente tanto per questa storia che spero e sono sicuro serva di ispirazione soprattutto alle persone che non sanno come iniziare senza soldi. Magari non necessariamente un'operazione fotocopia come la tua, che può capitare, ma soprattutto ragionare in termini di offrire le proprie competenze nella ricerca, nella selezione, nella preparazione di un business plan, nella direzione dei lavori e addirittura nella vendita. Ecco, ci teniamo a dire che hai fatto una vendita senza intermediazione, poi si sono regolati l'acquirente e il venditore. Ecco, mettiamo i puntini sulle i. Non so se vuoi aggiungere qualcosa, Ale. No, beh, diciamo sì, forse è giusto qualcosina da quello che stavi dicendo, che insomma son d'accordo su tutto e rimane sempre la regola secondo la quale bisogna abituarsi a vedere operazioni anche dove non ci sono, comunque non sono quelle classiche rispetto al solito, per cui non è detto che se entro in un appartamento e non ci vedo l'acquisto normale, solito, non è detto che magari conoscendo il proprietario, capendo che esigenze ha, non riesca a trovare un altro modo insomma per sì, come dire, mi vien da dire fatturare, ma non intendo questo, intendo per poter operare e comunque portarti a casa quello che ti interessa insomma, ecco. Assolutamente, Mh-mh. assolutamente. Okay. Perfetto Ale, grazie ancora per essere stato qui. Se volete contattare direttamente Alessandro, lasciamo i suoi recapiti sotto in descrizione. Io vi ringrazio per essere stati qui con noi, ringrazio Alessandro e ci vediamo alla prossima. Grazie a te Guido e ciao a tutti, alla prossima.